Ben arrivati di nuovo sul canale del Darione a tutte e tutti. Oggi particolare video su Sorare, torno a farne uno perché è uscita questa settimana la K-League Special Weekly, che ci sarà insomma dal 26 aprile prossimo, e quindi andiamo a vederci insieme un po' di consigli da parte mia per quanto riguarda squadre e calciatori eventualmente da prendere, se già non ce li avete, per giocare le tre partite, le tre game week, scusate, che sono previste all'interno della Special Weekly. Prima di andare avanti, ovviamente vi ricordo, come sempre, di cliccare sulla campanella se volete essere aggiornati su tutti i video che escono qua sul canale. Vi ricordo anche che c'è il Telegram, insomma, dove ci sono un sacco di ragazzi che giocano ancora oggi a Solare, insomma. E vi ricordo poi, se proprio siete super patiti di Asia, io ho ancora il mio Patreon dove do informazioni dirette, analizzo le partite, insomma, e quant'altro, cose che difficilmente si trovano in italiano, se non direi non si trovano proprio in italiano sul web. Detto questo, allora andiamoci a vedere di che cosa si tratta rispetto a questa Special Weekly lanciata da Sorare. Allora, eccola qua. $100.000 totali in cash che sono previsti come rewards. Qui vedete insomma alcuni giocatori più importanti della K-League, che quantomeno quest'anno hanno dato tanto, a parte Lingard. Vabbè, ovviamente Lingard è messo nel centro, ma insomma ancora non si è visto al massimo della sua potenzialità. Allora eccolo qua, quindi ripetono $100.000 in reward. La competizione si giocherà, le competizioni, perché insomma appunto sono 3 GV, si giocheranno nella Game Week del 26-30 aprile, quella del 3-7 maggio e quella del 10-14 maggio. Quindi è esclusa la midweek che c'è fra la prima, coperta dalla Special Week, e la seconda. Di fatto c'è una midweek per cui alcune squadre, 4, andremo a vedere poi quali, hanno una doppia. Ci sono squadre che hanno una doppia nella prima GV, quindi potrebbe essere molto buono prenderle naturalmente nel caso in cui foste interessati a giocare questa Special Week, naturalmente. Vabbè, qui con bla 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 la schedula, eccola qua, quindi questo l'abbiamo detto, ripetiamolo: si gioca la prima GV il 26-30 aprile, la seconda il 3-7 maggio, la terza il 10-14 maggio. Ricordatevi che sono 3 game week separate, quindi non c'è una classifica complessiva, e non è una monthly competition. Ecco come funziona. Allora, ovviamente sono 4 per le 4 rarità pro, quindi Special Week Limited, rara, super rara e unica. Ricordatevi che ci vuole un capped da 2,70, quindi 5, una line up ovviamente di 5 giocatori alla 2,70, che è basato ovviamente su l'L15. C'è come bonus il seasonal, l'XP della carta, il collection e il bonus del capitano, che è tornato al 50%. Ovviamente soltanto le carte di K1 possono essere schierate in queste competizioni. Vediamo qua cosa c'è scritto. Qui vanno a spiegare sostanzialmente qual è il rapporto di giocabilità fra le in-season e le classic. Quindi nella limited e nella rara ci vogliono almeno minimo 3 giocatori in season, le altre possono essere classic, quindi 3 e 2. Mentre per quanto riguarda super rare uniche sono 2 e 3, quindi ci sono almeno 2 in season e le altre possono essere classic. Ecco quello che vi dicevo: c'è il multiple entry, e quindi insomma si può giocare fino a 3 lineups, e le competizioni sono free to play, ovviamente non c'è un fee da pagare per giocarle. E questi andiamoci a vedere il prize pool. Allora, questo è il limited, quindi nella prima settimana si va da vedete, GV 26-30, il primo vince $700, il secondo 350, il terzo 200, dal quarto al decimo $100, dall'11° al 20° $60, dal 21° al 30° $50, 31° 40° $35, 41° 60° $25, 61° 80° $17, 81° 100° $10, 101° 200° $6, 201° 500° $4. Per quanto riguarda invece la GV
quella dal 3 al 7 maggio e quella dal 10 al 14 maggio, vedete che ci sono anche qui delle piccole variazioni. 1000 per il primo, 500 il secondo, parlo della GV dal 3 al 7 maggio, 250 per il terzo, poi dal quarto al decimo $140, dall'11° al 20° $85, $70 dal 21° al 30°, dal 31° al 40° 45 e così via, 35, 30, 28, 5. Mentre per quanto riguarda la CV dal 10 al 14 maggio siamo nell'ordine di 1100, 550, 280, 150, 100, 80, 55, 40, 32, 23, 10 e 6. Questo è. Rimane sempre il dubbio di premiare, non so, tutte queste persone. Probabilmente qua si poteva premiare fino al 200° e aumentare questi quanti sono. Calcoliamo, calcolatrice. Da 201 a 500 sono quindi 299 persone. Quindi 299 per, che ne so, partiamo con la prima, per 4 sono altri 1196 euro, 1200 euro che potevano essere ridistribuiti sugli altri premi. Secondo me sarebbe stato onestamente preferibile da tanti punti di vista, anche perché le in-season poi non sono uscite tantissime carte, quindi non sono tantissimi quelli che giocheranno, mi immagino soprattutto nelle competizioni più alte. Infatti così a occhio competere nelle rare sarà molto molto secondo me remunerativo se uno ha una discreta squadra. Vedete 1500 al primo, 2100 e 2004, questi sono i primi. I secondi guadagnano 7,50 nella prima GV, poi 1000, poi 1200, 5, 700, 800, insomma. Anche arrivare ai 100 comunque sono $30, insomma, è da buttare via. Qui ad esempio hanno fatto una, diciamo, cernita, perché appunto le carte poi rare sono pochissime fuori, e quindi hanno fatto dal 101° al 150° che ci sta tutto. Questo non mi convince per niente. Potevano premiare che so, fino al 300° e distribuire gli altri soldi. Mentre vedete queste sono le super rare, fino al 12° paga, perché penso le super rare siano veramente pochissime quelle vendute. Della K-League 1800, 25, 28, 900, 1250, 1400, nemmeno più di tanto della rara. Il rapporto così a occhio mi sembra a favore della rara. Comunque le uniche, eccole qua. Ovviamente i $100.000 sono gli aggregati totali, questo mi sembra. Qui vabbè vi dice di andare a comprare. Allora andiamoci a vedere le partite di queste 3 giornate di Special Weekly. Questa è la prima, quella che è la nona corrispondente della K1, che si gioca da sabato 27 aprile a martedì 30 aprile. Vedete le partite sono Daejeon Seoul, Jimcheon Gangwon, Gwangju Suwon, Steelers Incheon, Jeonbuk Daegu e Ulsan Jeju. Poi la GV comprende anche il turno qua 2 partite del turno infrasettimanale che sono Suwon Seoul e Daejeon Jimcheon. Di queste prime giornate, visto l'andamento del campionato, ovviamente mancano, come voi state vedendo il video, il 17 aprile, mancano 10 giorni, quindi manca una partita, insomma c'è tutto da vedere, insomma se la situazione rimarrà questa, però al momento in cui voi state vedendo il video, in cui io lo sto registrando, direi che il Sol è il grande favorito, lo Stack Sol è il grande favorito del primo turno, perché giocano sia col Daejeon che col Suwon. È vero che sono entrambe fuori casa, ma insomma ne giocano 2, quindi potete schierare i giocatori del Sol sperando insomma che almeno in una delle due intanto Choi Chul-won faccia clean sheet e poi qualcuno faccia bene appunto in una delle due. Ci sta anche che ci sia un po' di rotazione naturalmente, però insomma sarà molto interessante vedere il Sole in questa prima giornata. Molto curioso, poi andremo a vedere anche le altre giornate, lo strike che può avere il Gwangju, perché il Gwangju può giocare un ruolo interessante in questa Special Weekly. È vero che sta facendo veramente vomitare, però intanto non è detto che Lee Jung-hyo rimanga come allenatore fino al 27. Il prossimo turno sarà determinante, visto che viene da 5 sconfitte di fila il Gwangju. Il Gwangju giocherà col Suwon, con il Daejeon, poi andiamo a vedere, e con il Daegu. È rischioso quello che sto dicendo, quindi prendetelo ovviamente con le pinze, ma in prospettiva
quindi vale ovviamente anche per le squadre che giocheranno contro il Guangzhou. Uno può decidere di fare uno stack Suwon, uno stack Daejeon o uno stack Daegu, molto rischiose anche queste. Lo stack Suwon un po' meno, ma insomma al momento. Però ecco, il Guangzhou ha queste 3 partite. Potrebbe essere curioso provare a puntarci un attimo per vedere se si riprendono in qualche modo, almeno in una delle 3, visto che comunque c'è il multi-entry, si possono schierare 3 squadre, potrebbe essere molto 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 interessante. Le big, curioso nella CV numero 1, ovviamente il Jeonbuk, perché gioca col Daegu. L'Ulsan non lo so perché è comunque sempre da schierare l'Ulsan, ci mancherebbe altro, però gioca col Jeju. Jeju una discreta squadra perlomeno in questo inizio di stagione, quindi insomma curioso. Altra squadra sicuramente interessante è il Jimcheon, anche perché il Jimcheon gioca col Gangwon, che è vero che sta andando discretamente bene, ma insomma il Jimcheon pigia forte sull'acceleratore nell'ultima giornata, e il Daejeon, quindi nel primo turno Sol e Daejeon e Jimcheon, scusate, potrebbero essere decisamente molto 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 interessanti. Le altre non lo so, gli Steelers stanno andando bene, l'Incheon è una squadra strana, magari anche gli Steelers potrebbero fare bene, ecco. Di sicuro potrebbe essere curioso una combo difesa Sol e attacco, che ne so, attacco Jimcheon, però anche lì c'è da capire chi sono, attacco Jeonbuk, perché magari Jeonbuk un gol lo prende sempre, perché il portiere che gioca ora non è proprio un fenomeno, e uno potrebbe prendere, che ne so, il portiere, un difensore del Sol, e ovviamente oltre a Ki-Sung Yueng a centrocampo, e mettere davanti, ne so, Son Min-kyu e Thiago Robo, perché no? Oddio, potrebbe anche rientrare Hernandez, quindi un po' tutto da vedere, ma insomma questi 3 io proverei a prenderli per la prima giornata, oppure prendi appunto lì Ugyun del Guangzhou o Duyon Seok o lo stesso Tigrao, ma insomma ora andiamo a vedere poi i calciatori. Seconda giornata, eccola qua: Sol Ulsan, Steelers Jeonbuk, Suwon Gangwon, Jimcheon Incheon, Jeju Daegu e Guangzhou Daejeon. Subito il Jeju potrebbe essere molto curioso, sia per Kim Dong-jun, che è comunque uno dei portieri che sta andando meglio in questo inizio di stagione, che ha anche un costo relativamente basso, se volete anche provare a prenderlo in season, perché vi ricordo appunto per la limited e per la rara è 3+2 il rapporto, cambia delle ratità più alte che diventa 2+3. Sol Ulsan, partita unpredictable, difficile che le porte rimangano clean sheet, così come Steelers Jeonbuk secondo me, mentre Suwon Gangwon, altra partita che una delle due può fare molto bene. Ve l'ho detto, il Guangzhou gioca col Daejeon, quella può essere una partita secondo me da circoletto rosso per la CV numero 2, così come Jeju Daegu. Jimcheon, Incheon, dipende da chi fa giocare il Jimcheon e se l'Incheon ci sarà un po' ripreso. Quindi in questa giornata è un po' particolare perché le big hanno tutti impegni curiosi, mentre appunto il Jeju o il Guangzhou potrebbero insomma essere determinanti per chi va a vincere questa CV numero 2. La CV numero 3, eccola qua: Incheon Sol, Gangwon Daejeon, Daegu Guangzhou, Jeonbuk Suwon, Steelers Jeju e Ulsan Jimcheon. In questo caso il Sol secondo me può andare bene, il Gangwon contro il Daejeon ottimo, e qui di nuovo si ripropone la questione Daegu Guangzhou, col Guangzhou che insomma può ovviamente dire la sua. Jeonbuk Suwon, qui io punterei fortissimo sul Jeonbuk in questa giornata. Steelers Jeju è una partita leggermente equilibrata, quantomeno il Jeju può fare un gol agli Steelers, e Ulsan Jimcheon è una partita unpredictable, quindi in questa giornata il Jeonbuk mi sembra, dal mio punto di vista, poi ovviamente il Jeonbuk farà sicuramente cacare, mi sembra la squadra più, come dire, più interessante da andare a prendere. Allora, iniziamo a vederci i portieri. Primo portiere che andiamo a vedere è Kim Dong-jun. Kim Dong-jun del Jeju, ho già spiegato perché. Allora, partiamo dalla rara, in questo caso, 164 euro l'ultima asta, mentre dell'in-season, mentre la classica è 129. Insomma,
non è troppo distante, lo spiraglio in rara, mentre il limited sì, c'è una grande differenza, perché l'ultima in season è andata a 22,82, mentre la classic a 11,53. Qui va fatto un ragionamento, probabilmente il portiere si può anche prendere classic sia in limited che rara, per via del discorso del 3 più 2, no? Ci vorranno 3 carte in season per giocare più 2 classic. Ovviamente non avrete i collection bonus, il seasonal bonus, no, meglio, scusatemi, il collection bonus potete ovviamente averlo, non avete il seasonal bonus. E questo potrebbe, naturalmente, a seconda delle carte che scegliete, mettervi un po' in difficoltà nella scalata al primo posto. Ovviamente se avete delle classic che vi portate da tempo, non c'è nemmeno da fare questo discorso, ecco, insomma, si può anche provare a competere se uno c'ha, che ne so, già il 10% su una carta classic. Portiere ovviamente che non si abbandona mai è ovviamente Joyan V, ultima vendita a 225 euro la classic, 3,48 l'in season in rara, vediamo la limited, dove ovviamente la forbice è sempre più alta, 57,13 l'in season, sul mercato secondario 31,61, però insomma miglior portiere di Corea a mani basse. Andiamo a vedere invece qua, invertendo, che mi dà già la limited, il buon One in G, portiere degli Steelers. L'ultima vendita dell'in-season è a 34 euro, mentre la classic sta a 16. La rara, andiamocela a vedere, la rara siamo lì più o meno, credo. Questa è un'ultima classic a 165, 188 la in-season. Le rare veramente sono in un baratro, qui le vediamo, insomma, la situazione la potete vedere anche poi per conto vostro. Choi Chul-Won, portiere del Sol, ricordatevi la squadra che consiglio nel primo turno. Esatto, questo è un portiere che sta sui 30 euro, la in season, e la classic 18,50. Non tanto distante, però vedete 27,97 il floor della limited, mentre abbiamo visto 29,08 è in leggera caduta, perché banalmente nell'ultima giornata ha fatto 12, ma ha fatto benissimo nelle partite precedenti. C'è qualcuno che magari può avere il timore che nell'ultimo turno rientri, nel caso in cui la Corea dovesse andare avanti nell'Under 23 back John Bon, e a quel punto uno potrebbe anche comprarselo e così è a posto, eventualmente, ma tanto è il primo turno che conta per il Seoul, per il Sol. Ultimo portiere, come vi avevo detto, Kim Kyung-min, eccolo qua, 16,70 e 9,46, la limited sia in season che classic, mentre per quanto riguarda la rara ultima è andata a 193 euro e l'ultima vendita di una classica a 149. Quindi insomma direi molto molto buono. Passiamo a vedere i difensori. Partiamo subito forte con i difensori. Andiamo a vedere Kim Ju-sung, il cui prezzo lo vedete, il limited è di 12,65 euro l'in season e 4,30 euro la classic in limited, mentre in raro andiamo a vedere ultima vendita 60 euro. L'asta era andata alta a 121 qua, 60 euro questa è l'in season, questo vediamo se troviamo una classic, 43,90 euro. Siamo lì, siamo veramente lì. E questo giusto per farvi vedere i voti, eccolo qua, andiamo a vedere, non è corrispondentissimo nelle 5, ma insomma, ecco qua Kim Ju-sung. L'ultima non ha giocato perché aveva un piccolo problema a un migliolo del piede, ma dovrebbe rientrare insomma nell'arco appunto di un paio di settimane da quando si è fatto male, quindi dovrebbe essere pronto già alla prima giornata della GV. Altro difensore che vi consiglio è Tushi, 3,19 la in season, mentre la classic non ne troviamo una, forse è questa, eccola, 1,28 in limited, mentre vediamo la rara, siamo qua insieme, all together, 9 euro quella dell'anno scorso e 8,97 quella di quest'anno, veramente niente. Lo vedete, insomma, qui si era fatto male, non ha giocato 2 partite, ma insomma si sta riprendendo, giocatore di sicuro affidamento, insomma, ecco, non un fenomeno, ma visto il prezzo magari ci sta. Djondjic invece sta facendo un campionato incredibile dopo il ritorno dal Cerezo, 9,04 euro la limited, vedete l'in season, mentre questa è una classic, 3,22 euro.
so se sono in vendita, a 3,50 € la Classic, in vendita in limited, mentre vediamo la rara. Rara, eccola qua, ultima sta a 62,57. Vediamo se c'è una Classic da qualche parte. Eccola qua, è questa, 51. Veramente le rare sono molto molto vicine. Vediamo anche gli scores. Eccolo qua. Molto molto bene, direi, molto 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 bene Doncic. Quindi anche se non ho consigliato Lincoln, Doncic può sempre fare molto bene. A proposito di Lincoln, è rientrato, non ha ancora giocato, ma insomma, vedete, 3,52 € l'ultima vendita, instant buy tra l'altro, di una in season, mentre qui 0,70 la Classic. Floor, vedete, è subito schizzato a 3,50, ma insomma, difensore fortissimo che potrebbe appunto rientrare titolare già alla prima GV. A questo prezzo ci può anche stare. Poi ovviamente vi metto, questo giusto per farvi vedere chi era. L'anno scorso non benissimo, ma insomma è un ottimo difensore a un prezzo discreto. Kim Jong-won invece, ultima vendita a 9,57 l'in season, 1,70 la Classic in limited, mentre la rara siamo a 52 e a 20 €. Qui c'è una grande differenza fra la Classic e la in season. Vabbè, difensore top, c'è poco da dire. Seo Young-woo è lo stratop insieme a Kim Joo-sung, infatti costa 40 € la in season e si va sui 12 € della Classic, mentre in rara ultima vendita 142 la in season, mentre la Classic a 58. Ma banalmente fa dei voti incredibili, poi anche titolare della nazionale, quindi può tornare comodo, insomma. In generale però, ecco, per quanto riguarda la GV è il top difensore Ulsan, quindi andate sempre sul sicuro. Uno interessantissimo che può essere accoppiato con Kim Dong-jun è Son Joo-hoon, vedete, 14 € l'ultima limited in season, mentre la Classic sta a 2,29, c'è grande differenza nelle limited, mentre la rara sta a 39,50 e 15,47. Difensore estremamente interessante per cosa sta facendo in questa stagione. Qui vedete i voti, molto molto interessante. Altro difensore Jeju da accoppiare nel caso, la famosa Jeju Daegu di cui vi parlavo, con Kim Dong-jun e Kim Tae-won. Anche lui è arrivato dai Blue Wings quest'anno. Vedete che il prezzo è un po' volato a 5,81, 6 €, mentre la classica 1,48, ovviamente parlavo dell'in season, mentre la rara siamo la classica 11,67, l'ultima in season a 31. Ma perché sta facendo bene, molto molto interessante, direi. Poi appunto sempre in prospettiva della Special Week e delle partite di cui vi ho parlato. Arriviamo al Gwangju. Sono tre difensori che possono essere curiosi, in particolare Han Jung-yu, ovviamente, lo vedete, è stato venduto l'ultimo a 8 €, in season è 2,50 € la Classic. È forte, il problema, vedete, dei voti è comunque il Gwangju, che è stato espulso, quindi salta 2 giornate e ci siamo, insomma, arriverà prontissimo per giocare ed è uno che fa super voti. Super difensore, veramente ottimo, c'è poco da dire. Popovic, che è arrivato quest'anno, australiano, va capito come per, che so, è un Jisung sempre del Gwangju, quando rientrerà dalla Coppa d'Asia Under 23 con l'Australia. Comunque 3,54 il limited. Vediamo la rara ultima vendita a 32 €. Però questo può essere curioso, va capito quando rientra. Mentre Kim Seung-woo, che è il sostituto per l'appunto di Popovic ed eventualmente di Han Jung-yu, insomma, questo se dovesse giocare no, mica male, 1,75 in limited, la Classic vediamo se ce l'ha, non ce l'ha, e quindi insomma 1,75 di limited mica male. La rara, vediamo la rara a 2,10 quella dell'anno scorso e 8,32 quella nuova. Vediamo se qui la Classic, eccola qua, la floor della Classic limited è 0,87. Ecco i centrocampisti, ovviamente partiamo dal più forte di tutti, o almeno quello che a me piace da morire, da impazzire, che è Ki Sun-yueng del Seoul, giocatore totale,
ultima in season è andata a 18 euro, ultima classic a 11,26. Giocatore incredibile, voti spettacolosi, sta andando benissimo anche quando perde il sol, quindi i prezzi andiamoli a vedere. Abbiamo visto quello della limited, vediamoci la rara. Rara, eccola qua, ultima asta a 117 e qua sono delle belle classic a 72, addirittura una a 66. Molto 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 bene. Poi abbiamo Oberdan, grande rientro per lui con gli Steelers, ultima asta a 44 euro, mentre la classica a 15,17. Vedete, insomma, giocatore totale, vale la pena comunque prenderselo se uno vuole provare a vincere, naturalmente. 139 per quanto riguarda la in season, 109 la classic in rara. Vabbè, giusto per chi non lo conosce, questi sono i voti di Oberdan prima che si rompesse tutto e questa è la stagione, insomma, molto 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 bene. Lee Sung è un vecchio mediano, ma in realtà può essere un'opzione low cost interessante. Sta a 7,45, lo vedete, 6,12 addirittura. L'ultima in season vinta, 1,74. Non fa ovviamente voti spaziali, però è un giocatore di tanta sostanza. Lo vedete, questa stagione sta andando anche meglio, proprio come a in generale. Boh. Tanto vuol dire, lo stack Ulsan fa sempre comodo, anche in questo caso. Uno come lui, prenderselo, non è male. I prezzi sono questi, li abbiamo visti, vediamo anche la rara. La rara è andata a 33 euro e a 7 euro, no, 9,20 euro, e 20, scusatemi, sì, l'ultima vendita 9,20, ma qui vicino ce n'era una a 7,83. Vedi mai, vedi mai. Un altro che ora vi metterò perché non avevo messo, ma insomma, uno del Jimchon è Kim Jong-Nug, sta andando da Dio. Ultima vendita a 5,78 euro. Molto molto bene, direi, lo vedete, eccolo qua. Ovviamente non ha classic. 4,66 addirittura al floor, perché qui la gente non conosce il campionato e quindi ha paura del Jimchon oppure banalmente non lo conosce. Ma insomma, vediamolo, i voti sono questi. Qui è andato male perché è rientrato. L'unica partita che non ha giocato bene è questa qua. Ma per il resto, giocatore totale, 5 gol ha fatto in 6 partite. Vediamo anche il prezzo della rara. Prezzo della rara 37,03 euro. Ma vabbè, questo può sconquassare ovviamente Kim Jong-un tutto perché magari la gente non se lo prende. Abbiamo vabbè il grande classico che è BitGram, 25 euro in season, 9,42 in classic per quanto riguarda la limited, 179, 186 l'ultima vendita che abbiamo in season, 99,45 la classic. Vabbè, BitGram lo conosciamo, molto 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 forte. Aveva perso le ultime 2 giornate perché insomma probabilmente aveva un'influenza, non si è capito bene, non è che si sappia tantissimo di ciò che succede veramente ai calciatori quando spariscono in Corea. Ci abbiamo poi invece un altro che io vi suggerisco, arrivato dai Blue Wings al Suwon, quest'anno sta andando molto bene ed è Jeong Seong Won, scusate, Jeong Sung Won, eccolo qua, 7,23 euro l'ultima in season, 0,87 la classic in limited, mentre la rara siamo a 22,26 per quanto riguarda la in season, 7,57 per quanto riguarda la classic. Secondo me questo potrebbe essere una discreta sorpresa, soprattutto quando il Suwon giocherà contro il Gwangju. Ultimo a proposito del Gwangju, non si può non segnalare, ovviamente in tremenda discesa, Jean Goyeon, eccolo qua, io l'ho preso, l'ho pagato un botto, adesso sta la metà di quanto l'ho preso io, 8,10, vedi a volte si fa tanti errori, 4,28 la classic, mentre la rara, ultima vendita a 40,51 la in season, vedete, incredibile. Giocatore che non può continuare a fare così schifo, quindi io questo lo consiglio perché insomma questi sono i voti che faceva. Quest'anno il Guangzhou sta facendo schifo e questo è il problema. A proposito del calciatore che ve lo fa vedere, io, per chi mi segue da un po' sa che non è che proprio lo adori, però in effetti sta facendo molto bene ed è Gustav Ludvigsson, centrocampista del Ulsan, lo vedete, eccolo qua, 13,39 in season e 5,21 la classic, mentre questo è in limited. La rara
ultima asta 63,19, mentre la Classic 28,66. La questione è che questo ragazzo quando gioca quest'anno fa veramente voti incredibili. L'anno scorso è stato un anno probabilmente di passaggio, ha bisogno di crescere, ma quest'anno va tantissimo, lo vedete, 2 assist, un gol, 3 assist e un gol. Ragazzi, che ci vogliamo fare? Fare finta di nulla? Non si può. Andiamo a concludere con gli attaccanti. Iniziamo dal giocatore più amato dalla mia community, il grandissimo minchione, come viene chiamato, Ju Min Kyu. 20,64 € per quanto riguarda l'in-season limited, 7 € per quanto riguarda la classic, raro, 85,37 e 43,91 in-season e classic. Vabbè, che dobbiamo dire di più di Ju Min Kyu? L'anno scorso capocannoniere, 3 anni fa capocannoniere, insomma, vice capocannoniere 2 anni fa. Il problema è, come sempre, dell'Ulsan la rotazione. Attenzione anche a una questione dell'Ulsan che riguarda l'ultima giornata della Special Weekly. Se l'Ulsan dovesse vincere la semifinale di Champions contro i Marinos, potrebbe accavallarsi la giornata di Special Weekly con la finale di Champions League. Attenzione a questa cosa. Ok. Poi abbiamo Wanderson Carvaio, gioca da terzino sinistro, lo sappiamo tutti. Ultima vendita 15 € sostanzialmente. La in season 4 la Classic in limited. Andiamo a vedere la rara. Steelers, Poang Steelers, 77,54. La in season 46. No, questo è sempre in season. Attenzione, qualcuno ha fatto una stilata lì. Sono sempre in season queste. Eccola qua, la Classic 31,96. Andiamo a vedere gli scorsi. Vabbè, ma Wanderson è sempre Wanderson. Si è ripreso alla grande con 2 assist nell'ultima giornata, non era partito benissimo, questi sono voti l'anno scorso prima che si rompesse tutto. Giocatore insomma che fa la differenza. Son Min Kyu quest'anno io pensavo fosse la sua stagione, può ancora esserlo naturalmente. John Book, ve lo ricordate, andate a vedere che cosa vi ho consigliato. 12,91 l'ultima vendita in season, 5,45 l'ultima classic, limited naturalmente. La rara andiamocela a vedere, 46,40 la carta dell'anno scorso, ultima asta 82 €. Scores, eccoli qua, gli ultimi 2 sono andati molto bene. C'era potrebbe arrivare il nuovo allenatore nel giro di poche ore. Io sono Min Kyu, lo prenderei sempre onestamente. Ci abbiamo anche, andiamo però qui subito, andiamo ora lo sposto rispetto al mio elenco. Thiago Robo sta facendo vomitare, ma non può far vomitare per sempre. 7,47 € l'in season, la classica 4,90 limited, mentre la rara, vedete, ultima asta 59,45. Non ci sono carte, eccola qua, addirittura qua a 61,12 una carta dell'anno scorso che vale come l'hanno pagata più di quella in season di quest'anno. Sta facendo vomitare Thiago Robo, però l'anno scorso è arrivato appunto vice capocannoniere. Io credo che non possa fare schifo così, è veramente un bel giocatore, sta sbagliando tanti rigori, però che dire, io lo prendo. Andiamo su Choi Yun-wook, uno degli altri miei idoli assoluti. 9,58 la in season, 4,36 la classic in limited. Qua prezzi incredibili, 12,20, 18,20, 33 l'ultima in season e 18,20 l'ultima classic, per un calciatore insomma che non sta facendo benissimo, ma che secondo me è uno dei migliori attaccanti che ci sono in Corea. Andiamo anche dal suo compagno d'avventura, che vi ricordo ha fatto un centello. 8,14 l'in season, 2,61 la classic limited naturalmente, via questi advanced filter. Eccolo qua, ultima in season 52,98, 27,20 la classic. Giocatore che io non amo tantissimo, l'anno scorso giocava e non giocava, quest'anno vediamo. Però insomma il Sol nelle prime 2 giornate ha un turno favorevole e potrebbe essere interessante schierarlo. Giocatore incredibile, è già un Jae, 9,32 la in season, 2,29 la classic limited. È un giocatore incredibile perché sta segnando e facendo decisive venendo dalla panchina. 34,63 l'ultima in season, 19,43 la carta classic. Lo vedete, eccolo qua, incredibile, 4 gol e un assist nelle ultime 5 partite. Andiamo poi su il Gwangju con il Lee Yu-gyun, giocatore
che tutti direte ma chi cazzo è, eccolo qua, invece è interessantissimo, 704 la carta in season, 2,75 la classic, vedete ecco qua, la rara invece 30,98, la classic 15,22, sta facendo non benissimo nell'ultima giornata, ma insomma lo vedete, in realtà per lo schifo che sta facendo il Guangzhou non sta facendo nemmeno male. Ora, visto che il Guangzhou ha quelle giornate lì, uno può farlo lo stack Guangzhou e non andare male. Un giocatore che aggiungo, che adoro e che non sta facendo benissimo è Leon G. È un centrocampista, quindi facciamo un attimo un salto indietro. Centrocampista del Jeonbuk, eccolo qua. 6,39 l'ultima in season, 2,90 la classic limited come sempre, la rara 57,48 €, lo vedete qui ci sono varie carte, questa è una classic a 33 euro. Non sta facendo bene, inutile negarlo, con Petrescu non si è inteso, però è un giocatore totale, secondo me potrebbe riprendersi. Andiamo alle conclusioni finali. Io spero che questo video vi sia piaciuto, è ovviamente molto lungo, non ci possiamo fare niente, lo vedete è diviso in capitoli, quindi insomma vi ricordo che se vi è piaciuto questo video di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato con tutte le uscite che ci saranno qua sul canale. Ricordatevi il Telegram dove ci sono ragazzi espertissimi di Asia, il mio Patreon eventualmente se volete proprio andare deep all'interno delle info Asia. E detto ciò, come sempre mi sistemo anche il sopracciglio se riesco. Buon solare a tutte e tutti. Ciao 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 ciao.